bello e bello da morire. Allora, Prima di tutto, che cosa è? allora, è un amplificatore integrato, Che si chiama? Ultima Integrated. Ed è realizzato dall'azienda inglese? Cord, però aspetta, volevo fare una battuta stupidissima Sì. alla quale ti prego di ridere. Sì. Ok? Sì. Quando siamo stati a Monaco lo abbiamo visto. Sì. Te lo ricordi? Te lo ricordo, Ti certo. ricordi? Me lo ricordo. Ci ho pensato stanotte. Intraducibile nelle nostre versioni, nelle altre lingue. Vabbè, Va bene. vabbè, problemi loro. Gli italiani, noi siamo in Italia. Rideranno giusto? a crepapelle. Rideranno a crepapelle. Giusto, followers? Ridete per questa battuta stupida. Allora, è un amplificatore molto particolare, sotto tutti i punti di vista, tanto che per fare l'analisi del prodotto ci abbiamo messo Un bel po' di tempo, sì, effettivamente. un bel po' di tempo, anche perché, parliamoci chiaro Giulio, qua c'è l'intervista a Franks che è il progettista, l'intervista al sales manager, ognuno dice cose più o meno simili, ma Sì. poi alla fine, siccome non esiste un documento ufficiale della Cord che parla per filo e per segno dell'amplificatore, Sì. risalire un po' a quelle che sono le caratteristiche progettuali di un prodotto così non è stato Non è semplice, stato semplice, giusto? Assolutamente, però insomma ci abbiamo lavorato e siamo in grado di raccontarvelo, speriamo. Speriamo. A tra poco, Subscribe e campanella. subscribe e campanella. Subscribe. Direi che non serve più fare subscribe e campanella perché almeno io personalmente li metto tutti e due sotto. No, io invece li metto sopra. Vabbè, allora subscribe e campanella. Ciao. Allora Giulio, le cose da dire sono tante, Tantissime. pure troppe forse. Sì. Però cominciamo. Cominciamo. Allora, cominciamo dall'inizio, che è il prodotto presentato a Monaco nel 2023, lo abbiamo visto diciamo Sì. in anteprima, è andato in produzione all'inizio del 2024 ed è l'integrato della linea Ultima, che comprende anche un pre e un finale che erano usciti un po' prima rispetto a questo. Esattamente. Allora, io però direi, indipendentemente, perché uno da una forma così Futuribile. futuribile, tra l'altro c'ha questi due manici che adesso Maniglioni, vedete in sì. sovraimpressione, che lo tramutano anche quasi in uno strumento da palestra. No, comunque è molto comodo Molto da spostare, sì, è anche da particolare. movimentare. Però questo è un amplificatore integrato che ha i suoi ingressi, le sue uscite, e quindi è una cosa normale, diciamo, niente di strano, niente di Allora, esotico. per fortuna mi verrebbe da dire, è un amplificatore che fa soltanto il mestiere dell'amplificatore Esatto. linea, quindi Esatto. non c'è l'ingresso foneo, non ci stanno sezioni digitali con streamer, DAC e quant'altro, e quindi è proprio un amplificatore Vero e proprio. vero e proprio. Nudo e crudo. Ha un ingresso XLR, 3 ingressi RCA, ha un ingresso pre-out, Quindi un'uscita. un'uscita, perdonatemi, un'uscita pre-out, e poi ha un ingresso bypass audio-video. Esatto, quello che un po' dispiace è che, cioè, ovviamente siccome è molto piccolo il pannello posteriore che state vedendo, anche perché è confinato dalle alette di raffreddamento, c'è poco spazio per gli XLR, quindi c'è un solo ingresso XLR, ma questo è intrinsecamente bilanciato, Sì. quindi poi ci si sarebbe aspettati magari 2 ingressi XLR piuttosto che uno solo, ma del resto non c'è spazio perché è piccolo, È piccolo, piccolino. è piccolo il pannello posteriore. Dunque, due parole a proposito della Cord, che è un'azienda inglese e diciamo, al capo della quale c'è questo progettista che si chiama John Franks, che è il titolare dell'azienda, che è persona che viene dal mondo della progettazione della avionica. Esatto. Che cos'è l'avionica? Tu che sei appassionato del settore? Ma l'avionica è tutto quello che significa l'elettronica all'interno di un aereo, che è una cosa sconfinata, cioè dovete immaginare che oramai un aereo, un Airbus riesce a atterrare da solo, quindi ci sono dei sistemi, tra l'altro con un coefficiente di affidabilità spaventosa, perché sono tutti duplicati, sono tutti fatti con la mentalità di non rompersi. Di non rompersi. Esatto. Franks peraltro ha progettato
e anche strumentazioni per il settore militare, quindi avionica per gli aerei da caccia. E quindi Vanta da questo collaborazioni importanti con aziende di primario peso in questo tipo di settori, quindi persona molto capace. esatto, e infatti cominciamo dall'alimentazione che farà storcere il naso ai più. Questo è ha 4 alimentatori switching, quindi completamente digitali. Che particolarità hanno questi alimentatori? Allora, la particolarità è, e qui dovete pensare al fatto che l'alimentatore switching è intrinsecamente molto meno ingombrante e più leggero di un equivalente alimentatore lineare, cosa che su un aereo ad alte prestazioni, come può essere un aereo da caccia, risulta particolarmente vantaggiosa. Ma anche su un aereo di linea, perché se Il gli levi, peso se gli levi 100 kg esatto. È meno carburante, no? Esattamente, quindi Franks non è approdato per i suoi prodotti audio all'alimentazione switching acquistata da un produttore specializzato, se l'è sempre progettata e fatta in casa. Il lavoro enorme che ha dovuto fare, lavoro che è durato una decina d'anni, è stato passare dalle caratteristiche con cui nascevano questi alimentatori a quelle che erano le esigenze dell'audio. Sono alimentatori che lavorano a 80 kHz, cioè a una frequenza elevatissima. Quindi vuol dire trasformatori, perché anche l'alimentatore switching ha il trasformatore, ce l'ha semplicemente molto più piccolo, perché più è alta la frequenza e meno è grande il trasformatore. Esatto. Riserva di corrente particolarmente elevata, ma fatta con condensatori di piccole capacità, perché secondo lui la piccola capacità va molto meglio, e io sono d'accordo con lui, va molto meglio rispetto a quella più grande, perché la piccola si scarica più velocemente e si ricarica altrettanto più velocemente. Prima cosa, quindi l'alimentazione. Seconda peculiarità è questo schema di amplificazione che, ricordiamolo, sono degli amplificatori che lavorano in classe AB con il primo, diciamo, 6-8% in classe A. Ma permettimi però di fare una piccola precisazione, perché questo alla fine non è molto chiaro, perché da una parte c'è scritto questo in un'intervista, in un'altra intervista a Franks invece c'è scritto che il bias è variabile, sliding, e quindi sliding vuol dire che non è fisso, a 6-8 watt, ma vuol dire che si muove un po' come fanno i finali della LIN nuovi. Diciamo che non abbiamo le idee chiarissime su questo specifico e non credo ce le riesca a avere nessuno. Una cosa interessante sono i dispositivi attivi, non so se l'hai visto, i MOSFET, che sono prodotti per la cord. Non solo sono prodotti per la cord, ma sono accoppiati. Quindi vuol dire che dal punto di vista della deriva termica i due MOSFET, quindi accoppiati a 2 a 2, hanno la stessa risposta al calore, e questo è molto importante per la stabilità del circuito. Questo è un altro aspetto interessante. L'amplificatore ha una, diciamo, tecnologia proprietaria che fondamentalmente esegue in tempo reale una correzione di errori, quindi dovete immaginare che c'è un amplificatore, l'amplificatore vero e proprio, e poi c'è un amplificatore di controllo che lavora essenzialmente senza carico, o quantomeno così abbiamo inteso. Questo amplificatore è quello che fornisce l'elemento di paragone per un comparatore che verifica anche il comportamento dell'amplificatore effettivo. Laddove vi fossero delle discrepanze viene applicato un segnale di correzione. È quello che abbiamo capito, ma non è detto che sia la realtà, perché vi ripetiamo, sulla descrizione del sito c'è scritto pochissimo, quindi ci siamo affidati a tutta la letteratura possibile e immaginabile che c'è in rete, ma più o meno dovrebbe essere questo il discorso. Funzionalità. Sì, funzionalità. Beh, allora spicca questo particolarissimo occhione che non ha praticamente nessuna funzione. Allora, io mi sono voluto fare un film. A me, quando la macchina è in stand-by e quindi diventa rosso, come state vedendo in questo momento,
Questo, faccio mettere- no, ok. ce l'abbiamo in sovraimpressione. Sì. A me ricorda tremendamente 2001 Odissea nello spazio, l'occhio di HAL 9000. Esatto. Io non so se è una dotta citazione cinematografica che John Franks ha voluto fare o è una casualità. Sì, però chi ha visto il film si sente inquietato se nel salotto c'ha quest'occhio Però rosso. si sente Ma inquietato sì. un vecchietto come noi, perché certo. probabilmente, insomma, stiamo parlando di un film che oramai credo che abbia 50 Bellissimo, anni. Vabbè. bellissimo. Allora, quindi controllo del volume, Sì, controllo del balance. del balance una particolarità, non ha lo scattino al centro, ma ci fanno sapere dalla Cord che da meno 3 gradi a più 3 gradi non interviene, quindi insomma pure se non siete proprio iper precisi a metterlo a ore 12 non interviene stessa sul cosa. balance. Allora, Allora, degli gli ingressi che avviene o con il telecomando, Faccio vedere? sì, Faccio vedere. o con il bel telecomando, che però è di foggia estremamente tradizionale. Bello perché è tutto di alluminio, un pezzo pieno. Bravo, c'è da dire che se lo fanno loro, perché non è il classico No, telecomando classico. cinese. Assolutamente. Esatto. Però mi sarei aspettato, per coerenza con l'estetica così avveniristica di questo amplificatore, un telecomando un po' più azzardato dal punto di vista del design. Superiormente, e questo è molto in stile Cord, c'è questa illuminazione dell'interno. Che riprende poi un po' anche il DAC, no? Perché il DAC Anche i DAC Cord hanno sempre questa possibilità di vedere attraverso degli oblò nei piccolini, ad esempio il Q-test, c'è una lente di ingrandimento. che noi l'abbiamo che noi fatto, abbiamo il Q-test, fatto, e esatto. faremo il Dave. Il Dave, sì, il Dave è di prossima uscita. Sono tutti apparecchi che hanno questa così peculiarità estetica di questi sorta di, chiamiamoli boccaporti, Sì. o lenti di ingrandimento che fanno vedere un po' però l'interno. quello che non mi fa impazzire, sinceramente, magari a tanti piacerà, a me non piace, è questa illuminazione dell'interno un po' coreografica, che io avrei evitato, cioè avrei almeno dato la possibilità a chi come me non è amante di questa cosa di spegnerla, Ecco, e tutto questa qua. invece non si spegne. si spegne. Le 4 zampe sono molto, se vogliamo, iconiche e in stile Cord, hanno nella parte superiore degli incavi che state vedendo, che servono per accogliere altri prodotti Cord, ad esempio il Dave che state Siamo qui, vedendo in questo momento, in modo tale da impilarli Esatto. gli uni sopra agli altri, con un bel effetto estetico. Benissimo, allora Io direi che abbiamo detto tutto. che siamo pronti per lo vedere sventramento, che cosa perché c'è io dentro. già non ce la faccio più, è Dai, da un dai, po' che lo dai. voglio aprire, va bene? Pronti? A tra poco, ciao. Ciao. Giulio, mi vedi? Ti vedo, ma non c'è la corona di luci LED blu attorno al tuo faccione. Sono in gabbia. Sei in gabbia. Allora, guardate un po' la corona di LED come è realizzata. Eh sì, Eh? sì. Piccolo dettaglio molto molto interessante, in un coperchio fresato dal pieno, giusto? Alluminio aeronautico, visto Esatto. che Cord da questo mondo viene. E usa solo alluminio l'Ergal, così si chiama, giusto? quella è un'altra riga. Ho sbagliato. Sì. Vabbè. Metto a posto? Sì, appoggio. E passiamo a questo spettacolo. Allora, passiamo a questo spettacolo. Allora, questo l'ho lasciato appoggiato, ma l'ho già svitato. Ho svitato tanto, Giulio? Ho sventrato tanto. Allora, cosa sono questi due? 2 alimentatori switching a occhio e croce. Bravo, questi sono, allora, ne ha 4 in tutto. Questi due sono quelli che fanno la preamplificazione e i servizi, escono a 24 volt, ok? E poi ci sono gli altri due che servono invece le sezioni di potenza, che sono sotto e non li possiamo vedere. Anche perché mi sa che arrivarci è piuttosto complicato, Sì, data la modalità costruttiva di questo oggetto. Bravo, tanto che mi chiedevo come si fa a fare assistenza alla scheda di sotto, che è un pensiero che a me mi frulla sempre, e in questo caso bisogna svitare le viti, togliere il pannello posteriore, sfilarla, e poi mi immagino come sarà complicato poi fare le prove. Va bene, ma questo non è un problema probabilmente che succederà mai. Allora, questi invece sono i condensatori di filtro piccoli e tanti,
che invece funzionano a 48 volt. E infatti vediamo la scritta meno 48 VCAPS più 48 VCAPS, e quindi l'amplificatore finale è alimentato a 48,048. L'alimentatore, ripeto, di questo sta sotto e quindi non lo possiamo vedere. Questo è solo per preamplificazione, driver e servizi. Dalla parte tua ci sono i due potenziometri, perché io dalla parte mia c'è il pannello posteriore. Esatto, quelli non li possiamo vedere perché stanno qua, possiamo solo vedere i due rinvii meccanici. Eccoli qua, 1 e 2. Li vediamo dall'alto. Ok? Poi, parte di selezione degli ingressi fatta tutta a relè. Sì. Ok? Questi sono invece, eccolo qua, questi sono LM314, questi sicuramente fanno la stabilizzazione dei circuiti di ingresso, che sono questi qua, come abbiamo già detto. Adesso però, Giulio, Perdonami, sì, scusa, sì, domanda. sì, Quindi domandamelo. ognuno di questi ingressi è asservito a un relè Bravissimo, perfetto. e ha un suo buffer a parte, diciamo. Bravissimo, ognuno ha il suo buffer, come poi si può chiaramente vedere. Ok, ok. Posso girare? Assolutamente sì. Questo è uno schermo, questi sono i buffer, scusate, i circuiti driver per gli amplificatori finali, 1 e 2 left e right, ok? Ok. Poi i famosi MOSFET finali, che sono 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 sinistro e destro. Ok. Questi binding post, che sono dei binding post un po' diversi dal solito, perché accettano qui la forchetta, la forcella, Sì. accettano anche il cavo spellato e qui accettano la classica banana. Qui abbiamo, non lo posso vedere da questa parte, ma sicuramente lo posso vedere dall'altra, il circuito di alimentazione. Per certo queste sono delle capacità, poi purtroppo non si può vedere dall'altra parte. Possiamo vedere però i cablaggi. Questo è il rail del positivo di un canale, questo è il rail del positivo dell'altro canale, le due masse che poi finiscono con un'unica massa circuito, che è questa qua. Ok? Ovviamente i dissipatori sono tutto il contenitore, perché questi sono dissipatori di forma fatti apposta per questo contenitore, ma corrispondono poi e si attaccano a tutto il contenitore che è in alluminio, quindi chiaramente è anche il contenitore che fa da... Va bene, adesso siamo pronti per andare all'ascolto, che secondo me sarà foriero di grandi prestazioni. Grazie. Ciao. Non so perché questo integrato mi ha ispirato gli Emerson, Lake e Palmer. Quindi, Quanto tempo che non mi capita di ascoltarli? ci siamo dimenticati di dire il prezzo e quindi questa potrebbe essere l'occasione giusta. Diciamo- 11.350 euro. Esatto. Ah, Ci uccidete? Allora, a me questo integrato è piaciuto molto, moltissimo, ha un suono tutto suo, morbido, che sa esprimere energia, potenza, ma allo stesso tempo grazia, e quindi lo metterei tra gli amplificatori che mi rilassano, non tra quelli che mi eccitano. Perché poi io penso, no? Quando sentiamo tutte queste cose, non è che diciamo che va bene, va male, sono anche adatti a momenti diversi del proprio umore. sì, sì, Ecco, io questo me lo metterei una sera per ascoltare la musica rilassandomi, non per caricarmi, ecco, perché è
davvero sembra un bicchiere di ottimo whisky giapponese, anche se l'amplificatore è inglese. Tu cosa ne pensi, Giulio? Quello che insomma io così ho avuto tratto come impressione dagli ascolti parecchi fatti con questo Cord è che sia un amplificatore non particolarmente votato diciamo, a un ascolto iperanalitico, come tanti altri amplificatori che ci sono capitati qui sono stati. Quindi se andate cercando l'amplificatore che spacca il capello in quattro e che ti sbatte davanti tutto ciò che c'è sulla registrazione, probabilmente non è questo l'amplificatore che fa per voi. Come dice Giancarlo, invece, è un amplificatore che ha, secondo me, la sua carta migliore nella musicalità. Ora, questo è un termine che penso che chiunque abbia scritto una recensione e chiunque abbia letto una recensione se lo sia trovato davanti. E musicalità può voler dire tutto, può voler dire niente. Però, in ultima analisi, quantomeno per me, significa la capacità di trasmetterti, di coinvolgerti emozioni, riuscendo a coinvolgerti. E questo secondo me è una cosa che a questo amplificatore della Cord riesce molto bene. Diciamo che, e forse era un dato che prima non avevamo detto nella descrizione, con i suoi 125 watt su 8 ohm, è un amplificatore che è in grado di insomma, sferzare a dovere ogni diffusore e nei momenti in cui c'è bisogno di tirare fuori tanta grinta, tanta erogazione, tanta corrente, che sono quelle cose che ti servono quando ascolti un pieno orchestrale, quando ascolti una grande massa di strumenti, quando ascolti una batteria. Prima stavamo ascoltando quella dei Genesis di Second Out, che deve essere potente e impattante, però c'è sempre questa quasi cifra stilistica di questa grazia con cui questo Cord queste cose riesce a dartele, ed è qualcosa che francamente affascina. Tu prima mi è piaciuto molto il paragone, mi hai parlato di Musical Fidelity a 1 o a 100 all'ennesima Sì, potenza. è vero. Allora, io non so esattamente come venga gestita la corrente di bias di questo amplificatore, ma ho la sensazione che il funzionamento in classe A sia un funzionamento che vada parecchio oltre i 6 o 8 watt Sì, che abbiamo letto da qualche parte. Sì, da qualche parte, perché la grazia e la piacevolezza è quella tipica di un amplificatore in classe A. E a questo punto liberiamoci un po' da questi condizionamenti sui dati di targa o su quello che dice l'uno o su quello che dice l'altro. È una scatola con una funzione di trasferimento ingresso-uscita. La sensazione che mi sta dando questo Cord Ultima è di essere un amplificatore fondamentalmente con un suono da classe A, quindi mi sembra un amplificatore in classe A, con tutto quello che significa. Io sapete quanto amo gli amplificatori in classe A, e quindi dire che mi sia piaciuto È quasi riduttivo. È quasi riduttivo, è un eccellente amplificatore con una grandissima capacità di pilotaggio, tra l'altro, come tu hai detto, e quindi lo definirei un amplificatore in classe A comodo, perché scalda poco, è piccolo, te lo puoi mettere dappertutto e ti dà la sensazione, la magica sensazione di ascoltare la classe A. È quella, Sì, è interessante appunto il fatto che scaldi poco, perché sì, obiettivamente, insomma, le ampie superfici alettate non arrivano mai a temperature particolarmente elevate. E l'altra cosa che volevo segnalare, ma poi sarà comunque oggetto di una prova a parte, e a noi ce lo hanno mandato assieme al suo DAC, chiamiamolo d'elezione, non di riferimento, d'elezione, che è il Cord Dave, che è un DAC stellare, fantastico, meraviglioso, e l'accoppiata di queste due macchine che state vedendo in questo momento, messe l'una sopra l'altra, genera una qualità sonora veramente
fantastica. Stiamo parlando di un'accoppiata piuttosto impegnativa, perché fondamentalmente parliamo di 13.000 moltiplicato 2, perché costano grosso modo simili il DAC e l'amplificatore, però francamente grandissima qualità, proprio grandissima E io qualità. poi qui ci rivedo un po' in generale la cifra stilistica dell'amplificazione inglese, quasi dannata vorrei dire, Sì. quindi è un po' distonica la veste estetica che è estremamente futuristica. Ti vedi Sì. davanti questo oggetto che sembra veramente venuto fuori da 2001 Odissea nello spazio, poi lo colleghi, lo ascolti e ti sembra di fare un viaggio nel tempo e di ritrovarti 20 anni fa, 30 anni fa, con il tipico British sound, però modernizzato e estremamente attualizzato. Devo dire che è veramente un prodotto particolare, azzeccato, con un rapporto qualità-prezzo eccellente, perché ti porti a casa un singolo pezzo piccolo che scalda poco, esteticamente molto bello e che ti puoi tenere per tutta la vita. Assolutamente. Noi qua stiamo facendo un ascolto con un sistema all British, perché Sì. lo abbiamo accoppiato alle splendide S12, e che sono dei diffusori che gradiscono essere pilotati con tanta energia, e l'accoppiata qui è stata veramente ottima, quindi complimenti a Cord per questo veramente bellissimo amplificatore. Quindi subscribe e campanella? Ma io direi sì, subscribe e campanella. L'ultima cosa che forse posso dire in termini di estetica, perché comunque gioca un peso non indifferente in questo amplificatore ed è senz'altro un aspetto soggettivo, a me è piaciuta tantissimo. Sì. Mi piace l'estetica di questo integrato, mi piace l'estetica del Dave, mi piace l'accoppiata, mi piace quando questo sistema di supporti messi l'uno sopra l'altro stanno e costituiscono una sorta di torre. Grande esercizio di industrial design. Tra l'altro secondo me non finalizzato a voglio emergere sullo scaffale, ma ti voglio dire quello che a me piace. Sì, esatto. Peraltro con una qualità percepita elevatissima, perché Sì. dal punto di vista proprio della manifattura sono fatti in una maniera spettacolare. Le lavorazioni dal pieno dell'alluminio con cui sono fatti gli chassis, le zampe, tutto sono veramente splendidi. Ma come poi sono inseriti, lo state vedendo ora in superimpose, le alette di raffreddamento posteriori rispetto allo chassis, che sembrano quasi una protrusione dello chassis, è una cosa meravigliosa. Va bene, allora subscribe, campanella, seguiteci, social network, tutto quello che volete, mi raccomando fateci pubblicità. Ciao! Ciao!